giorno sull'andamento del certificate e soprattutto su quello che è stato fatto nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni sostanzialmente. Sapete che il certificate è stato emesso il 25 di aprile, ma per un mese è stato totalmente inattivo, nonostante il sistema generasse dei segnali, perché doveva chiaramente essere riempito, quindi abbiamo dovuto fare un fundraising e questo ha comportato circa una perdita di tempo, tra virgolette, di circa un mese. Quindi la data che io terrò come riferimento sarà intorno al 25 di maggio, data da cui poi abbiamo effettivamente iniziato l'operatività a tutti gli effetti. Questo, come più volte vi ho detto anche nei video precedenti, ha fatto sì di aver perso la prima parte di rialzo, i primi segnali di rialzo. Quindi abbiamo dovuto aspettare circa un mese e mezzo, e lo vedete questo da questo andamento sostanzialmente piatto, per poter aspettare che il mercato ci generasse quelle opportunità di discesa. Lo vediamo meglio qui dall'andamento del Nasdaq. Questo è l'andamento del Nasdaq, quindi noi abbiamo iniziato qui e questo è l'andamento del mercato e abbiamo dovuto aspettare che si generassero dei segnali di acquisto sui diversi asset. Quindi negli ultimi 10 giorni abbiamo finalmente cominciato ad acquistare asset per circa il 60%. Questo ha comportato, come potete vedere anche dall'andamento del certificate, anche un aumento della volatilità dello stesso. È normale perché alcuni asset sono andati bene da subito, qualcun altro negli ultimi 2 o 3 giorni ha subito un po' di volatilità e di conseguenza temporaneamente abbiamo un posizionamento negativo. Eh, Vi faccio vedere alcuni asset che abbiamo in portafoglio, così abbiamo un'idea, senza menzionare esplicitamente nomi, per ovvie ragioni. Questo segno d'acquisto scattato su questa asset class. Come potete vedere, entriamo sempre a dei livelli interessanti, perché in particolare questo titolo è passato da 10,20 a 9,47, quindi siamo entrati sicuramente bene. Un altro asset che abbiamo in portafoglio è questo, è un ETF, in questo caso non un singolo titolo, e anche in questo caso siamo entrati su questo pallino azzurro e quindi abbiamo generato questo movimento. Anche in questo caso, ripeto, quest'asset passa da 180, noi l'abbiamo comprato intorno ai 155, quindi stiamo parlando di un calo di 15-20 punti percentuali. Adesso, come potete vedere da queste candele verdi, ha cominciato il suo movimento a rialzo. Eh, Questo per spiegare che comunque nel momento in cui si hanno in portafoglio degli asset aumenta inevitabilmente anche la volatilità, e non è detto che, seppur comprando bene, il movimento sia da subito esplosivo verso l'alto. Quindi abbiamo subito un po' di calo delle quotazioni, ma ci sta perché chiaramente adesso stiamo diventando operativi. Il certificate sarà, come più volte vi ho detto, un asset a gestione assolutamente attiva, e, e avrà anche una componente abbastanza aggressiva da questo punto di vista, proprio per la natura, per la sua natura. Diciamo che, giusto per darvi una proiezione, ci aspettiamo dei rendimenti a doppia cifra anche nel corso di quest'anno, così come era stato anche nelle simulazioni e in passato. Se io prendo il rendimento da gennaio 2026 al 25 maggio, cioè quello che noi non abbiamo potuto fare perché chiaramente non avevamo gli asset in portafoglio e non c'era neanche il certificate, questo è il suo andamento, quindi stiamo parlando comunque di un ritorno di quasi 28 punti percentuali. Noi siamo entrati purtroppo dopo, e quindi questa parte ce la siamo persa, ma per questioni di tempo, ma questo non è assolutamente un problema, perché come potete vedere anche nelle fasi di correzione del mercato, anche, anche profonde, sì, è vero, il certificate può perdere qualche punto percentuale, ma nel medio periodo sicuramente usciremo con dei grandi rendimenti, così come è stato nel track record che ha voluto vedere l'emittente prima di emettere questo certificate. Quindi in questo momento stiamo subendo un po' la volatilità degli asset che abbiamo comprato,
Ma questo chiaramente ci consentirà poi di fare performance dopo, perché se non le avessimo in portafoglio staremmo a guardare ancora 3 mesi. Abbiamo comprato molti asset a dei prezzi veramente interessanti e quindi riteniamo di avere delle buone opportunità nei prossimi mesi, finalmente, di andare a generare performance. Buona giornata a tutti.